Amici di Miraculous, ciao e bentornati a questo nuovo video sulla stagione 5. Scusatemi per il ritardo, ma il computer mi ha dato alcuni problemi e sono riuscito a recuperare solo oggi. In ogni caso, siamo qui a parlare dell'episodio 6 della stagione 5, ma dopo la sigla. Ed eccoci a parlare dell'episodio 6, Determinazione, in cui, succedono delle cose che... Vabbè, comunque. L'episodio si apre con Kagami che viene accompagnata a lezione di scherma da Marinette sul suo scooter. La ragazza si toglie il casco mostrandosi con i capelli sciolti e lasciando un esterrefatto Adrian a bocca aperta, tanto che Kagami deve ricordargli che devono andare a lezione di scherma e Marinette non è con loro. Comunque, parlando con Adrian prima della lezione, Kagami scopre che lui è perdutamente innamorato di Marinette, come già sospettava e come noi eravamo sicuri fin dall'inizio. Ma in ogni caso lui non è proprio convintissimo di questa cosa, ha ancora qualche dubbio sui propri sentimenti e quindi Kagami gli suggerisce semplicemente di parlare a Marinette, magari invitandola da qualche parte. E a questo punto Adrian ha la genialata, la invita al Museo Grévin. Sì, il Museo delle Cere, in cui lei ha tentato di baciare Adrienne quando fingeva di essere una statua. In realtà scopriamo che c'è riuscita, ma lo scopriremo dopo. Tornando alla storia, Marinette chiede a Luca di accompagnarla al museo perché è molto imbarazzata nel trovarsi da sola con Adrienne. Imbarazzata è dir poco, è praticamente terrorizzata all'idea di essere da sola con lui. E Adrian peraltro è molto nervoso e chiede a Kagami di accompagnarlo. A questo punto voi immaginate chiaramente che cosa potrebbe succedere, un casino. Comunque Luca, non avendo forse ben chiara la situazione sentimentale di Marinette, o forse avendocela fin troppo chiara, decide di accompagnarla e di far ingelosire Adrian. Dal canto suo Marinette, quando arriva al museo e vede Adrian e Kagami, pensa che loro due vogliano ricominciare e tornare ad essere una coppia. E quindi, è super nervosa, fa le solite cose alla Marinette quando è di fronte ad Adrian, e invece Luca e Kagami a questo punto fanno di tutto per far restare i due ragazzi il più vicino possibile in modo che si possano parlare. Siamo alle solite, se i personaggi parlassero tra loro, la serie forse sarebbe molto meno interessante, meno imbarazzante per loro, forse anche meno divertente per noi, però non saremmo alla quinta stagione a dover correre per far finire la storia sentimentale tra i due protagonisti. Spoiler! Per farla breve, i quattro si trovano al museo, ma Luca e Kagami, come dicevo, hanno un'agenda ben precisa: far restare gli altri due da soli. Il che mi ricorda lo speciale di New York e vi ricordate tutti come è andata a finire, vero? Qui però finisce meglio. Nel frattempo, Veronique, la curatrice del museo, sta preparando una mostra speciale con tutti gli eroi portatori dei Miraculous, ma il sindaco, ritenendo che gli eroi non hanno fatto nulla di buono e anzi solo disastri, decide di interferire e proibirle di esporre le statue con le solite scuse di scatenare la burocrazia francese contro di lei. Lei è molto fiduciosa verso Ladybug e Chat Noir e ritiene che prima o poi gli eroi riusciranno a sconfiggere Monarch e a riavere tutti i Miraculous, ma il sindaco non si capisce perché, probabilmente perché è idiota, è irremovibile. Niente di nuovo, insomma, per il sindaco meno intelligente di Parigi, nel suo classico ruolo di approfittare della propria posizione e fare il prepotente. A questo punto poteva non intervenire Monarch? Sì, poteva, però lo fa. E aspettate, fermi. Questa acumizzazione non ha un cavolo di senso. Fino a 2 minuti prima, Veronique era più che fiduciosa e certa che Ladybug e Chat Noir avrebbero sconfitto il super cattivo e la sosteneva con tutta se stessa, mettendosi perfino contro il sindaco.
Adesso arriva Monarch che la convince ad aiutarlo dicendogli: oh, ma non ho rubato io i Miraculous, è Ladybug che li ha persi ed è tutta colpa sua. Ma avete scritto sul serio una vaccata del genere? No, ma vabbè, è una serie per bambini, ma pensate che i bambini siano veramente scemi? Comunque, tornando all'episodio, Veronique prende il nome di Manipula e, appiccicando i volantini della mostra in fronte alle statue degli eroi già pronte, le anima, ricevendo inoltre il potere del Miraculous del Toro, ovvero l'invulnerabilità. E fino adesso non avevamo capito che cavolo facesse il Miraculous del Toro. Meno male che ci hanno detto che porta il potere dell'invulnerabilità, cioè della determinazione. Contemporaneamente a questa parte di trama totalmente non forzata, Adrienne e Marinette riescono finalmente a parlare e lei, poverina, è terrorizzata perché pensa che la faccenda della statua sia stata un disastro e ne porterebbe a un altro. Agli spettatori viene da pensare che possa parlare di Chablanc, ma come fa a ricollegare Chablanc all'Adrienne? Perché appunto è questo che quando lei dice succederà un disastro lascia sottintendere, ma poi lo vedremo in un prossimo video. Il discorso dei due ragazzi però viene bruscamente interrotto dall'arrivo di Manipula che costringe a intervenire Ladybug e Chat Noir. Marinette e Adrienne si separano, vanno a nascondersi per trasformarsi e intervengono per sconfiggere l'acumizzata. Una volta capito il meccanismo, ovvero che lei ha dato vita alle statue degli altri eroi che non hanno i poteri degli eroi originali, anche se Monarch dice di sì, e se hanno i poteri degli eroi originali non li sanno usare, zero, per niente. Insomma, in pochi minuti Ladybug e Chat Noir hanno ragione di quasi tutti i cloni degli eroi acumizzati. Nel frattempo Manipula è andata dal sindaco per minacciarlo e fargli cambiare idea. I due eroi raggiungono l'acumizzata e il sindaco e due altri cloni, uno di Ladybug e uno di Chat Noir, che vengono prontamente affrontati dai due, ma per qualche motivo non si riesce a capire perché Ladybug si fa dei grossi scrupoli a colpire il clone di Chat Noir, tanto che è lui che deve spingerla a riprendersi e colpirlo perché tanto lui è lì, non è il clone, non gli succederà niente. Insomma, Manipula viene catturata, ma come nel terzo episodio costringe Chat Noir a colpirla con il cataclisma per distrarlo. Ovviamente non le succede nulla perché è invulnerabile e a questo punto nel trambusto riesce ad aver ragione di Ladybug, immobilizzandola e quasi togliendole gli orecchini, approfittando del fatto che, ovviamente perché invece di combattere si chiacchiera, la sta facendo dubitare delle sue capacità. Ovviamente, di nuovo, grazie a Chat Noir, Ladybug si riprende, ha un'intuizione per usare il Lucky Charm, che era una palla da bowling, crea un effetto domino in modo da far cadere un pesantissimo lampadario in testa alla cumizzata, stordendola. Invulnerabile alla magia e viene stordita da un lampadario. Il Miraculous del Toro non serve veramente a un... La Mega Akuma viene liberata e Veronique, ormai ripresasi dall'acumizzazione, riceve l'ennesimo inutile talismano anti-Akuma. Perché? Probabilmente perché avevano animato la sequenza di Ladybug che tira fuori i talismani dallo yo-yo e quindi la devono usare. Il sindaco, ovviamente spronato da Ladybug, torna sui suoi passi e acconsente che venga svolta la mostra. Personaggio assolutamente inutile. Ladybug e Chat Noir si trovano sulla solita terrazza e la ragazza inizia a dire all'eroe in nero che i suoi sentimenti per lui sono cambiati. All'ultimo però un po' le manca il coraggio, un po' è imbarazzata, non gli dice altro. Lui approfitta della sua esitazione per dire che ha una cosa importante da finire
impaziente di finire il discorso che stava facendo con Marinette nelle vesti di Adrienne, ovviamente, e anche preoccupato per l'amica, che finge di essersi nascosta nel museo, quindi Chat Noir si nasconde nel museo, torna ad essere Adrienne e la incontra cercando di continuare il discorso, ma lei trova un pretesto per lasciarlo con un palmo di naso, ancora, senza lasciarlo parlare e scappando fuori. Fuori vede una gigantografia di Chat Noir, un poster di Chat Noir, cade in ginocchio in lacrime e dice a Ticchi che è una catastrofe, pun intended, e che si è innamorata di Chat Noir. E da questo punto in poi, ve lo dico già, spoiler, tutta la faccenda di Chat Blanc finirà nel cestino, intera. Non torna più. O quasi. Vedrete nei prossimi video. Cosa penso dell'episodio? Beh, in passato mi ero lamentato che questa stagione era diventata molto cupa. Questo episodio fa eccezione, è leggero e fa ridere. Fa cambiare qualcosa nella storia, o almeno così sembra a prima vista. In realtà cambia estremamente poco perché in pratica Marinette e Adrienne si scambiano i ruoli. Prima lui era innamorato della versione mascherata di Marinette e ora lei è innamorata della versione mascherata di Adrienne. Il problema di questo episodio cos'è? A parte la comizzazione che non ha senso, è il fatto che Marinette di punto in bianco si renda conto di essere innamorata di Chat Noir, così, senza che lui abbia di fatto fatto qualcosa di particolare. Oddio, l'ha consolata quando tutti l'avevano, o meglio, quando aveva perso i Miraculous ed era disperata, però è una cosa che Chat Noir ha sempre fatto, sostenere Ladybug, l'ha sempre fatto, non l'ha mai abbandonata, quindi, quello che è, stranino, è che appunto Adrienne si è improvvisamente accorto di Marinette, se n'era accorto anche prima, ma non così, e che lei decida per l'ennesima volta, credo che sia la quarta, di andare oltre, un po' perché non riesce a superare la sua timidezza per dichiararsi, e un po' perché pensa che i suoi sentimenti la distraggano dai suoi doveri di supereroe. Se non che... ma ve lo dico dopo. Dunque, mi sono perso. Il tentativo di chiarimento tra i due personaggi mi è piaciuto, come le reazioni di Adrienne che si comporta come un 14enne innamorato. E questa cosa qui l'ho trovata molto carina. Soprattutto mi è piaciuto il fatto che lui forse ci ha messo un po' tanto, però alla fine ha capito che qualche sentimento per la sua compagna di classe coi codini lo prova, cioè qualcosa al di là dell'amicizia, ecco, diciamo così. Anche se, allora, Adrienne è un maschio, quindi è ovvio che non capisce i segnali che gli lasciano le ragazze. Cioè può succedere, ok, non capire che tu le piaci, ma tu dovresti capire al volo che a te piace lei. D'accordo, c'era di mezzo l'infatuazione per Ladybug, però vabbè. Comunque, un cambiamento apprezzabile, se non altro, perché cambia qualcosa, ma mi lascia un po' l'amaro in bocca il fatto che abbiano quasi lasciato perdere Chat Blanc, perché lo vedrete dopo. In questo episodio non c'è nient'altro sulla sottotrama sentimentale, sottotrama che diventerà ben presto la trama principale. Nei prossimi episodi sarà ancora più importante delle azioni di Monarch, soprattutto nel 10° e nell'11°, a quanto pare. Non li ho ancora visti. Però la serie non avanza, i nostri eroi non fanno alcun progresso sul riottenere i Miraculous, Monarch non fa alcun progresso nell'averli lui, e quindi alla fine parte questa sottotrama sentimentale e fine. Poi c'è questa faccenda delle acumizzazioni che sta diventando fastidiosamente forzata, e se viene gestita così anche negli altri episodi la serie diventa veramente una schifezza, scusate se ve lo dico così. Allora, nel mondo di Miraculous la gente sa benissimo che Monarch è un terrorista e
e vuole solo i Miraculous di Ladybug e Chat Noir e terrorizzare i parigini. E comunque si lascia acumizzare senza motivazioni solide e senza un obbligo magico e con argomentazioni totalmente prive di senso. Sì, ok, vediamo dei timidissimi tentativi di opporsi alla persuasione, perché Astruk, ricordiamo che su Twitter ha scritto diverse volte che non è un potere magico, è Monarch che è molto bravo a intortare le vittime e a convincerle a farsi aiutare. Adesso, cioè dopo tutto sto tempo, tra l'altro non si capisce quanto tempo è passato dall'inizio della serie, comunque vabbè, in ogni caso, qui probabilmente stanno usando lo stereotipo degli adulti scemi e gli adolescenti fighi, però, boh, anche lì. Comunque, in questo episodio specifico la cosa è fastidiosissima perché Veronique sosteneva con tutta se stessa Ladybug e improvvisamente cambia dal giorno alla notte semplicemente perché Monarch gli ha detto no, non ho rubato io i Miraculous, è stata Ladybug che li ha persi. Ma vabbè, insomma, l'episodio mi è piaciuto per il mood, mi è piaciuto per le scene carine tra Adriana e Marinette, totalmente da dimenticare l'inutile potere dell'acumizzato, sia quello di animare gli eroi sia l'invulnerabilità, e l'uso dei Miraculous da parte di Monarch che evidentemente non ci ha capito un tubo. E arriviamo così alla conclusione anche di questo video. Una mezza delusione per l'episodio, però vabbè. Io intanto spero che il video vi sia piaciuto più di quanto mi è piaciuta l'acumizzazione di Veronique e che per questo clicchiate sul mi piace qui sotto e già che siete lì vi iscrivete anche al canale cliccando iscriviti e la campanella per non perdervi il mio prossimo video sull'episodio 7 in cui tornano Mr. Bug e Lady Noir e finalmente scopriamo qualcosa sul passato di Gabriel, Emily e Nathalie. Eh sì, perché Nathalie è molto più di una segretaria. Oh, no, detto così è bruttissimo. Comunque, per questo video è tutto e mi raccomando, mettete mi piace, altrimenti vi ritrovate Monarch che vi acumizza perché avete dimenticato di comprare lo zucchero. Ciao!